Il 29 luglio del 1900 a Monza, l'anarchico Gaetano Bresci uccide Umberto I, re d'Italia. Quello di Umberto I è un regicidio quasi annunciato perché il paese in quegli anni è attraversato da conflitti sociali molto forti e violenti, la cosiddetta crisi di fine secolo. Tanto è vero che il sovrano era già scampato a 2 tentativi di assassinio, uno nel 1878 e l'altro nel 1897. Ragazzi, vi svelo un segreto: qua sotto c'è il tasto iscriviti. Quel 29 luglio Umberto I deve premiare gli atleti che hanno partecipato delle gare ginniche organizzate dalla società Forti e Liberi. La cerimonia si conclude dopo le 10 di sera e il sovrano fa ritorno verso la Villa Reale a bordo di una carrozza scoperta. Forse per il caldo, forse per non mostrarsi debole, Umberto non indossa la maglia di ferro che lo avrebbe protetto. La carrozza non è ancora uscita dallo stadio, Umberto I è in piedi, che saluta la folla in festa, e all'improvviso si sentono 4 colpi di pistola, sparati da circa 3 metri di distanza. L'attentatore ha una buona mira perché 3 di quei colpi raggiungono il sovrano, uno al collo e gli altri 2 al petto. Il generale Avogadro di Quinto, che è in carrozza con lui, gli chiede: «Maestà, siete ferito?» E Umberto risponde: «Non credo sia niente». Poi non dà più segni di vita. Sono momenti di grande confusione, i cavalli si imbizzarriscono, la folla tenta di linciare Gaetano Bresci, sottratto al furore popolare dai carabinieri, come scriveranno i giornali, mentre il sindaco Enea Corbetta non è di molto aiuto perché perde i sensi. Quando la carrozza arriva alla Villa Reale, il re è già morto, o forse muore subito dopo perché la regina Margherita è convinta di aver sentito il battito del cuore del marito dopo il suo arrivo al palazzo. Non che la cosa abbia molta importanza, come non è importante il fatto che i colpi esplosi siano stati 3 oppure 4, a seconda delle testimonianze. Alla fine Umberto I muore e inizia la sua beatificazione civile. Diventa il re buono, quello vicino al suo popolo nelle disgrazie. Ad esempio agli alluvionati del Veneto del 1881, ai terremotati di Casamicciola del 1882 e ai malati di colera di Napoli e del Piemonte nel 1884. Molti giornali tessono le sue lodi e lo dipingono come rispettoso delle leggi e della volontà popolare e anche il migliore degli uomini e il migliore dei sovrani. Il Corriere della Sera scrive che quella di Umberto I è stata un'epoca per l'Italia felice e tranquilla, anche se poi ammette che gli ultimi anni di regno sono stati difficili. Nei circoli anarchici Umberto I è invece conosciuto come Re Mitraglia e anche Umberto Sporcamano. Ma quindi che tipo di sovrano era Umberto I? Possiamo dircelo subito, Umberto I non è stato un gran re e nemmeno un re molto amato, come hanno voluto far credere i giornali dell'epoca, dopo la sua morte. È un uomo di poca cultura, convinto che per fare il re basta saper fare la propria firma, leggere il giornale e montare a cavallo. Umberto I ha la fortuna di avere come moglie Margherita di Savoia, che è l'opposto a lui. Intanto è bella, che non guasta, ma è anche colta, ama l'arte e ogni settimana riceve a corte poeti e intellettuali e usa le feste organizzate a palazzo come strumento di diplomazia. E soprattutto ha grandi qualità di comunicazione e sa conquistarsi l'affetto del popolo. Del popolo di Napoli e Roma, dove l'ostilità verso i Savoia è ancora forte. Margherita però affascina tutti, tanto che la famosa pizza Margherita, simbolo di Napoli, prende il suo nome. E non solo la pizza, ma anche molte altre pietanze, un giornale di moda, un rifugio alpino e poi Giosuè Carducci le dedica un'ode. Insomma, la popolarità della monarchia è frutto in gran parte dell'abile strategia di comunicazione della prima regina d'Italia. Ma torniamo a suo marito. Umberto è figlio di Vittorio Emanuele II, nasce nel 1884, quando ancora non esiste il Regno d'Italia. Riceve una rigida educazione di tipo militare, partecipa alla seconda e alla terza guerra d'indipendenza, dove si guadagna la medaglia d'oro al valore militare contro gli austriaci. Vittorio Emanuele II è diventato il primo re d'Italia e Umberto è l'erede al trono. Sono anni di viaggi in tutta Europa che devono rinsaldare i rapporti con le altre corti europee. In quest'ottica per Umberto viene scelta una moglie austriaca, Matilde d'Asburgo, che però muore tra le fiamme a 18 anni perché il suo abito da ballo ha preso fuoco. Occorre trovare una nuova sposa e la scelta cade sulla cugina di Umberto, Margherita di Savoia, che all'epoca ha 17 anni. I due si sposano nel 1868 e malgrado le apparenze non è un matrimonio felice.
Non è felice perché Umberto ha molte avventure, ma soprattutto è legato già prima del matrimonio alla duchessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta, che sarà la sua amante fino al giorno della sua morte. E difatti, dopo la nascita del primo figlio, il futuro Vittorio Emanuele III, Margherita decide di salvare le apparenze, ma non considera più Umberto suo marito, ma solo il suo sovrano. Nel 1878 muore Vittorio Emanuele II e Umberto sale al trono. Il regno non inizia bene perché a pochi mesi dall'incoronazione c'è già il primo attentato. A Napoli l'anarchico Giovanni Passanante si avvicina alla carrozza reale e, facendo finta di voler consegnare una supplica al re, tira fuori un coltello per uccidere Umberto I, gridando «Viva Orsini, viva la Repubblica Universale!», dove Orsini era uno degli attentatori di Napoleone III. L'attentato fallisce, Passannante, inizialmente condannato a morte, finirà per impazzire in carcere per le disumane condizioni di detenzione. Negli anni successivi il regno di Umberto I si caratterizza per almeno 3 cose: l'adesione alla triplice alleanza con Austria, Ungheria e Germania, la fallimentare avventura coloniale e la deriva autoritaria degli ultimi anni. Umberto I sostiene l'espansione coloniale in Africa iniziata nel 1885 con Agostino de Pretis e portata avanti da Francesco Crispi. Ma nel 1896 la catastrofica sconfitta di Adua mette fine al sogno di un impero italiano, almeno fino al 1911. È un sogno che coltiva Umberto I per mettersi alla pari con gli alleati della Triplice Alleanza, che un impero già ce l'hanno. La disfatta di Adua mette fine anche alla carriera politica di Crispi, all'epoca primo ministro. Crispi è un personaggio controverso che da rivoluzionario garibaldino diventa reazionario e conservatore e non esita a reprimere con estrema durezza i moti popolari scoppiati a partire dal 1892, proprio dalla sua Sicilia. Nel 1894 Crispi mette sotto stato d'assedio l'intera Sicilia, dove arrivano qualcosa come 40.000 soldati. Poi scioglie il Parlamento socialista e reprime con la stessa forza i moti che scoppiano in Lunigiana a sostegno del movimento dei fasci siciliani. La polizia ottiene più potere, i giornali meno libertà, si fanno leggi anti-anarchiche, mentre il fango sale, come diceva il deputato conservatore Giuseppe Colombo. Colombo si riferisce ai partiti di sinistra estrema, repubblicani e socialisti, che stanno ottenendo un crescente consenso. I moti popolari di quegli anni in Sicilia, in Lunigiana, in Puglia, fino a quelli di Milano del 1898, preoccupano moltissimo Umberto I, perché non sono solo rivolte locali, ma l'espressione di un movimento operaio e contadino che si sta organizzando e sta diventando forte. Diventa forte grazie alla nascita di leghe operaie, cooperative e camere del lavoro. Ci sono scioperi nelle città e i contadini occupano le terre e soprattutto nel 1892 nasce il Partito Socialista. Che paura che fa quel pericolo rosso alla monarchia italiana e ai governi di quegli anni. Quando Crispi si dimette, i governi che seguono adottano la stessa politica autoritaria che si inasprisce nel 1899, quando il primo ministro Pelù tenta di far approvare delle leggi liberticide con il totale sostegno di Umberto. Insomma, più forte è la repressione, più le tensioni sociali si inaspriscono. Il 22 aprile del 1897, all'ippodromo delle Capannelle a Roma, l'anarchico Pietro Acciarito si lancia verso la carrozza reale armato di coltello. Anche lui vuole uccidere il re, ma nemmeno lui ci riesce. La ragione del suo gesto sta, a suo dire, nei milioni di lire che si buttano in Africa mentre il popolo ha fame. All'attentato seguono gli arresti di molti anarchici, socialisti e repubblicani per dimostrare la tesi di un complotto organizzato. Complotto che in realtà non esiste, ma la brutalità della polizia porta alla morte di un indagato. Quella morte viene spacciata per suicidio e poi giustificata da un ictus. Acciarito viene detenuto, anche lui in condizioni disumane, e anche lui impazzisce in carcere. Nonostante le repressioni, il pericolo rosso non si allontana e culmina con i moti popolari del 1898. Perché la politica finanziaria del governo non tiene conto dei bisogni del popolo, ma favorisce piuttosto l'apparato burocratico e bancario dello Stato. Qui si potrebbe aprire una parentesi su quella che sembra essere una costante di tutta la storia italiana, ma sarebbe una parentesi troppo lunga. A gennaio del 1898 aumenta il prezzo di molti beni di prima necessità, a partire da quello del pane.
Questo scatena dei tumulti un po' ovunque, in Emilia-Romagna, nelle Marche. A febbraio Perugia viene messa in stato d'assedio, mentre in Puglia e in Sicilia i soldati sparano sui manifestanti. In aprile ci sono proteste a Ferrara, Pesaro, Faenza, Napoli, Bari, Palermo e poi in Campania e in Puglia, ancora a Rimini, Ravenna, Benevento e Molfetta. A maggio, dopo che le proteste hanno coinvolto un po' tutta Italia e la repressione ha provocato decine e decine di morti fra i manifestanti, insorge la città di Milano. Quello che succede a Milano è, in un certo senso, l'antefatto del regicidio, anche se ci sono di mezzo 2 anni. Tra il 6 e il 9 maggio del 1898 a Milano si scatena l'inferno. Tutto inizia con delle manifestazioni popolari organizzate per protestare contro l'aumento dei prezzi, in particolare di quello del pane. Già la sera del 5 maggio girano voci su possibili manifestazioni operaie e difatti il venerdì 6 maggio ci sono i primi scontri tra piccoli gruppi di operai che distribuiscono volantini fuori dalla fabbrica della Pirelli e alcuni agenti. Si procede a un arresto che scatena la rabbia dei manifestanti. Intervengono soldati e carabinieri, ma anche il deputato socialista Filippo Turati, che invita tutti a non usare la violenza. La situazione è critica e interviene addirittura l'industriale Pirelli in persona, che chiede il rilascio dell'operaio arrestato. Lui ci vede più lungo delle forze dell'ordine, che rifiutano la sua richiesta. Come era prevedibile, quando gli operai escono dalle fabbriche, manca poco alle 7 di sera, si forma un corteo di 1 migliaio di persone che tenta di assaltare la caserma dove c'è l'uomo arrestato. I soldati sparano e sull'asfalto rimangono 2 dimostranti e una guardia. Poi, quando arrivano i rinforzi militari, la folla si disperde. Il sabato 7 maggio, normale giorno di lavoro, molti operai, uomini e donne, si radunano in strada. Non è un vero e proprio sciopero, ma per sicurezza le fabbriche chiudono. I manifestanti formano dei cortei che attraversano la città e cominciano gli scontri. Arriva la cavalleria, che si trova davanti alle barricate a Corso Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Garibaldi. Sono barricate retoriche, dirà poi il giornalista Eugenio Torelli Viollier, perché i manifestanti non sono armati, perché si disperdono non appena arriva la truppa, per poi tornare quando si è allontanata. Quelle barricate sono una sorta di spettacolo, un'attrazione per molti curiosi che discorrevano con rivoltosi, discorrevano con soldati, davano consigli, botteggiavano, chiedevano schiarimenti a costruttori delle barricate, dice appunto Torelli Viollier. E invece le autorità vedono quei manifestanti come un movimento rivoluzionario che magari vuole abbattere la monarchia. Il prefetto, che ne ha facoltà, consegna la patata bollente dell'ordine pubblico al generale Fiorenzo Bava Beccaris, che comanda il 3° gruppo d'armata a Milano. A metà pomeriggio il governo decreta che Milano è stato d'assedio e Bava Beccaris è nominato commissario straordinario con pieni poteri. La città è invasa da 20.000 soldati in assetto di guerra tra cavalleria e fanteria. Come prima cosa vengono chiusi i giornali che sobillano il popolo e arrestati giornalisti e politici dell'opposizione. Le barricate cominciano a essere smantellate, ma domenica 8 maggio gli scontri proseguono in zona Porta Ticinese e Porta Genova. Alle 11:30 viene sparato il primo colpo di cannone a salve, ma dopo 10 minuti Bava Beccaris inizia a fare sul serio. Parte una cannonata a mitraglia che fa i primi morti. Lo si fece più che altro per incutere un salutare timore, dirà il generale, tanto è vero che si contano solo 3 morti. Nel pomeriggio, davanti a una folla che non si vuole arrendere, i cannoni tuonano altre 4 volte, seguiti da scariche di fucileria. Alle 17:40 Bava Beccaris telegrafa a Roma dicendo che ha vinto. Il lunedì c'è ancora qualche sporadico scontro e addirittura un incredibile attacco a un convento dei frati cappuccini. Verso mezzogiorno c'è, intorno a quel convento, un via vai di mendicanti, di gente affamata che aspetta il pasto distribuito dai frati. Troppa confusione e qualcuno dice di aver sentito dei colpi di fucile. E allora, perché non sparare 4 cannonate nel muro del convento? Così, tanto per far vedere chi comanda? Le truppe entrano nel convento dove non ci sono né armi né pericolosi rivoluzionari. Intanto 3 dei disgraziati che volevano solo mangiare sono morti a terra e un frate viene ferito. Non contenti, i militari arrestano tutti i presenti, 28 frati e una quarantina di mendicanti che attraversano la città
legati fra loro. Forse le truppe avevano davvero paura di quelli che vengono definiti vecchi cadenti che si trascinano a stento e di una decina di bambini. Ma ancora non basta, i militari messi a controllo della zona hanno l'ordine di sparare su chi si affaccia alla finestra e su chi passa per strada. Solo questo provvedimento provoca dai 20 ai 40 morti. Martedì 10 maggio è tornata la calma, le fabbriche riaprono e non ci sono incidenti. I frati cappuccini vengono liberati, mentre l'arcivescovo, che in quei giorni aveva lasciato Milano, riceve molte critiche per essere rimasto in silenzio. Lo stato d'assedio dura fino al 5 settembre. Passata la bufera si contano i morti, che ufficialmente sono 83, 81 civili e 2 militari, oltre a 450 feriti. In realtà i morti sono 350 e forse più, e i feriti sono 1000. Ma la repressione non finisce qui. Ci sono 12 processi con 803 imputati. I condannati sono 688, fra i quali spicca il nome di Filippo Turati. Ma finiscono in galera altri politici, giornalisti non allineati e anche un prete. Per alcuni storici la repressione dei moti di Milano è un colpo di Stato a beneficio della borghesia contro il popolo. Ma senza arrivare a una conclusione tanto radicale, l'azione di Bava Beccaris e dell'esercito è una dimostrazione della deriva autoritaria degli ultimi 2 anni di regno di Umberto. Intanto il governo scioglie le Camere del Lavoro e sopprime 62 giornali socialisti, 3 anarchici, 10 repubblicani e radicali e 25 cattolici. Le leggi liberticide volute dal primo ministro Pelloux, in carica da giugno del 1898, non passano in Parlamento e così lui ricorre a un decreto che la Corte di Cassazione annulla a febbraio del 1900. Le nuove elezioni a giugno portano a un governo più liberale. Sui moti di Milano manca ancora un particolare. Il 5 giugno del 1898 Umberto I conferisce a Bava Beccaris la Croce di Grande Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia per gli importanti servizi resi allo Stato, in riferimento ovviamente alla feroce repressione della ribellione di Milano. Ecco, con quell'onorificenza Umberto I firma la sua condanna a morte. Perché Gaetano Bresci dirà durante il processo che l'idea di uccidere Umberto I gli è venuta in mente dopo i fatti di Milano, ma solo dopo aver visto premiare gli autori delle stragi di maggio anziché impiccarli. Ma però, a questo punto, chi è Gaetano Bresci? Gaetano Bresci è un anarchico e l'assassinio di Umberto I è un atto politico che non nasce all'improvviso, ma matura all'interno del movimento anarchico. Un movimento anti-autoritario internazionale quanto mai variegato, che non può essere liquidato in poche parole. In quegli anni di fine Ottocento, una parte del movimento anarchico promuove la propaganda del fatto, ovvero l'azione di un singolo che compie un attentato, come può essere il regicidio, a scopo di propaganda. E difatti, fra il 1881 e il 1914, molti potenti della terra cadono per mano di militanti anarchici, senza contare gli attentati che non raggiungono il loro scopo. Le vittime illustri sono tanti: lo zar Alessandro II, ucciso da un rivoluzionario belorusso, il presidente della Repubblica francese, Sadi Carnot, morto per mano dell'italiano Sante Caserio, l'imperatrice Elisabetta di Baviera, nota, tutti noi la conosciamo come Sissi, uccisa dall'italiano Luigi Lucchesi, e poi un presidente degli Stati Uniti e ancora Carlo I del Portogallo e Giorgio I di Grecia. Anche Crispi sfugge a 2 attentati nel 1889 e nel 1894. Insomma, sono anni in cui si parla di terrorismo e gli anarchici fanno paura, ma nessuno vede la radice del problema, espressa con chiarezza dallo scrittore Carlo Dossi. Noi non vediamo i milioni di cenciosi, non leggiamo nel loro ventre vuoto di cibo e nel loro cuore zeppo di bile. E i cenciosi stanno più per colui che ha colpito che non per il percosso. La poca libertà, non la molta, fu sempre la causa dei regicidi. Gaetano Bresci rivendica il regicidio come atto politico con parole molto chiare. Non ho ucciso Umberto, ho ucciso un re, ho ucciso un principio. Le sue convinzioni sono ben radicate e vengono da lontano. Nasce in Toscana nel 1869 in una famiglia modesta, che però non è poverissima. Gaetano inizia a lavorare presto, diventa un operaio tessile esperto e già a 15 anni frequenta un circolo anarchico di Prato. Quando ha 22 anni finisce in carcere per 15 giorni per oltraggio alla forza pubblica.
Viene schedato come anarchico pericoloso e nel 1895 finisce al confino a Lampedusa. Ci finisce perché Crispi nel 1894 aveva emanato le cosiddette leggi anti-anarchiche. Nel 1896 c'è un'amnistia e lui torna in Toscana. Ricomincia col suo lavoro da operaio e non si dedica solo alla politica. Gli piacciono le donne e le conquista con facilità, ma quando una di loro rimane incinta preferisce emigrare negli Stati Uniti. È la fine del 1897 e per dovere di cronaca la donna che aspetta un figlio da lui non è sedotta e abbandonata, ma viene accolta nella famiglia di Bresci. Negli Stati Uniti Gaetano sa già dove andare per trovare amici e lavoro. C'è Paterson nel New Jersey, che è la città della seta, dove ci sono molte fabbriche tessili e ci sono anche molti anarchici italiani. Lui si iscrive al circolo Società per il diritto all'esistenza. Anche lì non è che Bresci pensi solo al lavoro e alla politica, anzi, si fa la fama di donnaiolo, gli piace vestire bene e non si isola solo nella comunità italiana, come era uso al tempo. Intanto stringe una relazione con una donna irlandese, con cui ha anche una figlia, Maddalena, che diventerà un'anarchica militante anche lei. Anche se all'epoca le notizie non circolano molto veloci, gli anarchici italiani vengono a sapere della feroce repressione dei moti di Milano. La compagna di Bresci aspetta un altro bambino, ma questo non gli impedisce di prendere una decisione drastica. Deve uccidere Umberto I. Non lo pensa solo lui, è un'idea condivisa da molti anarchici perché il regicidio poteva essere un primo passo verso una rivoluzione repubblicana. Compra una pistola e il 17 maggio del 1900 parte da New York e arriva in Francia. Fa tappa a Parigi insieme a 2 o 3 persone perché vuole visitare l'esposizione universale. Poi va al suo paese in Toscana dove rimane una quarantina di giorni anche per esercitarsi con la pistola. A luglio va a Castel San Pietro, che è vicino a Bologna, dove vive la sorella e passa qualche giorno d'amore con una giovane operaia appena conosciuta. Poi va a Milano e il 27 luglio si sposta a Monza. Per 2 giorni perlusta la zona intorno alla Villa Reale e chiede informazioni sulle abitudini del re. La sera del 29 Bresci si confonde fra la folla che saluta appunto il re. Come finisce? Lo abbiamo già detto, l'anarchico viene arrestato senza opporre resistenza, mentre rischia il linciaggio e finisce nel carcere milanese di San Vittore. I giornali italiani condannano senza mezzi termini l'attentato. Anche i socialisti nel quotidiano L'Avanti si dissociano con fermezza, anche perché temono di essere accusati di complicità. Ma tra il popolo c'è anche qualcuno che inneggia all'anarchico e sui muri iniziano a comparire le scritte "Viva Bresci". Lui chiede di essere difeso dal deputato socialista Filippo Turati, che gentilmente declina, perché non vuole associare il suo partito alla figura del regicida. Però consiglia all'avvocato Francesco Saverio Merlino, che ha alle sue spalle un passato anarchico. La difesa è difficile e Merlino punta a dimostrare che gli atti di violenza, non solo il regicidio in questione, dipendono dalla politica autoritaria del governo che ha generato la violenza venuta dal basso. Il 29 agosto c'è il processo che si conclude in giornata con la condanna all'ergastolo e con i primi 7 anni da scontarsi in segregazione. Bresci è irremovibile nelle sue dichiarazioni, ha agito da solo e nessun altro è coinvolto e soprattutto non vuole essere considerato un mattoide, che è un po' la comoda conclusione a cui arrivano spesso i processi contro gli attentatori solitari. Perché così si va oltre la povertà e il disagio sociale e i problemi mentali sono un alibi per l'ordine costituito. Con Bresci non è possibile percorrere questa strada. All'inizio viene definito dalla stampa intelligente di bell'aspetto, salvo poi diventare ignorante, cinico e antipatico. Comunque non è matto e lo dice addirittura Cesare Lombroso, che trova segni di follia un po' in tutti i criminali, ma non in Bresci. Si spinge a dire che la causa impellente del regicidio sta nelle gravissime condizioni politiche del nostro paese. Bresci si dimostra indifferente alla condanna anche perché dice: come lui ha vendicato Passannante e Acciarito, ci sarà qualcuno che vendicherà me. E così anche Gaetano Bresci entra nel mito, almeno negli ambienti anarchici e rivoluzionari. E ancora di più quando muore nel carcere di Santo Stefano, nelle Isole Pontine. Lo trovano impiccato alle sbarre della finestra, ufficialmente il 22 maggio del 1901. In realtà Bresci è morto già da un po'
perché il corpo ha già i segni della putrefazione. La versione del suicidio convince poco già all'epoca. Quasi certamente Bresci viene picchiato a morte dalle guardie carcerarie, forse perché circola voce che ci sia un piano per farlo evadere. Non è ben chiaro se l'anarchico sia stato sepolto nel carcere oppure gettato in mare. I familiari e gli amici di Bresci patiscono pesanti conseguenze. Uno dei fratelli, militare di carriera, deve cambiare cognome per restare nell'esercito. L'altro fratello viene arrestato e poi perseguitato a tal punto da finire suicida. La compagna americana cambia il cognome alle figlie e anche a Patterson ci sono indagini che dovrebbero dimostrare la tesi del complotto internazionale. Ma davvero Bresci è riuscito a pianificare quell'attentato da solo? Non ci crede la polizia e non ci credono neanche i giornali, anche perché viene trovata una seconda pistola gettata nell'erba. Qualcuno parla di un giovanotto basso di statura con baffetti biondi, visto insieme a Bresci a Monza. È Luigi Granotti che forse nella concitazione dell'attentato cerca di scagionare Bresci, parlando di un errore di persona. Granotti viene poi accusato di complicità e nel 1901 viene condannato all'ergastolo, ma ormai di lui si sono perse le tracce. È già negli Stati Uniti dove diventa praticamente invisibile fino a quando muore nel 1949. E poi ci sono gli anarchici italiani di Patterson, sospettati di complicità materiale e morale con l'attentatore. Si parla di un'estrazione a sorte tra gli anarchici per scegliere chi doveva compiere il regicidio. Il primo estratto a sorte, tale Carbone Sperandio, dice che non se la sente di fare quel gesto. Il secondo sorteggiato è Gaetano Bresci. Insomma, l'attentato sarebbe stato pianificato con cura a Patterson e le indagini della polizia americana sembrano avvalorare questa ipotesi, ma poi non ci sono conferme. Già a settembre la cosa finisce lì, ma non finisce la polemica sul complotto internazionale che assume contorni davvero incredibili. Giovanni Giolitti, mentre ministro dell'Interno, tra il 1901 e il 1903, chiama in causa addirittura Maria Sofia di Borbone, vedova di Francesco II, ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie. Sarebbe Maria Sofia la mandante dell'attentato per vendicarsi dei Savoia che avevano unificato l'Italia. L'ex regina sicuramente ha dei contatti con gli anarchici, ma l'ipotesi di un suo coinvolgimento rimane abbastanza fantasiosa. Oggi, a oltre un secolo di distanza, rimane valido quello che ha scritto Cesare Lombroso nel 1902. A ogni regicidio o tentativo di regicidio, le polizie, credendo giustificare la loro imprevidenza, pretendono che essi siano l'effetto di un complotto. Viceversa, invece, i complotti, così di moda nei paesi nei tempi dispotici, andarono sempre più scomparendo in quelli che permettono le libere manifestazioni.